Il Colosseo a Roma è un monumento importantissimo, ma tanti sottovalutano che ha un'area verde interessantissima da subito, perciò questa che noi vediamo qua è un'area verde collegata al Colosseo e sopra c'è tutta la parte Colleoppio con tantissime strutture nel verde dove i turisti, una volta che hanno visitato il monumento, che si sono accaldati, possono tranquillamente andarci. Ma in che stato è quest'area verde? Qual è la situazione di questo parco con tutte le bellezze che ci sono all'interno? Allora io mi voglio immedesimare in un turista che si trova qua, saliamo sopra come prima cosa e ci andiamo a vedere questa prima area verde, se così si può chiamare, dove tra monnezza, turisti che si fanno le foto e quello che rimane della segnaletica stradale ci possiamo immedesimare in quello che vede il turista, perché regà, qua i turisti ci stanno, pagano, vengono, ammirano e scoprono la monnezza. Poi a Roma un turista che viene da qualsiasi parte del mondo per vedere il Colosseo sale di qua, si fa una passeggiata, tutti con le macchine elettriche, i monopattini eccetera, e il comune che ti fa trovare, a parte sto scempio di spettacolo di sporcizia che troviamo qua, ma l'erba la volete tagliare? Ma io domando, no, sotto al Colosseo, almeno qua, ci mettete mezz'ora, poi salendo addirittura c'è l'incidente stradale, furgone che ha preso un palo di questi giganteschi, una bella pezza, è cascato pure il secchio, che questa è stata una bella botta, però arriva il turista e deve camminare qua a mezza strada, E vedi, questi coi monopattini giustamente passano sul marciapiede perché vogliono arrivare prima. Un'altra cosa da tenere in considerazione è che quando vedete che lì dove c'è tutta erba, ma poi a un certo punto ci sta il deserto tutto calpestato, vuol dire che qualcuno scavalca e usa certe aree come fossero o dei bagni pubblici o delle pattumiere. Poi non ha senso se consideriamo che io qui non dovrei poter scavalcare e tra la mondezza, la sporcizia e tutta quest'area che sarebbe pure archeologica, ormai è diventata il cesso della zona. Cioè, se voi vedete manca l'erba qua è perché la gente ci cammina, va là, ci piscia o fa altro e tu c'hai praticamente vista Colosseo e la pisciata vista Colosseo, uno si mette qua e fa i suoi bisogni. E qui ormai si sono delineati tutti i passaggi, i solchi, dove vedi ci hanno buttato i buste del prosciutto, le bottigliette d'acqua, le sigarette, qualunque cosa, e in particolare qua nessuno raccoglie niente e là dietro c'è anche il cagatoio, che è una delle cose più carine. Voi immaginate con tutta la gente che passa qua, con tutta la gente che passa sotto, lì si è fatto il cagatoio. Poi considerate, appena dovete attraversare, qua non esistono gli attraversamenti pedonali, guarda, la gente si deve infilare tra due pullman e un taxi per poter andare al parco. Ma adesso siamo fortunati perché si è fatto il traffico, se no qua passano a 400 all'ora. Questa è una delle entrate del famoso parco di Colleoppio e già qui capite che la manutenzione, la pulizia è molto relativa. Nonostante sia un'area archeologica e di fronte, come vi ho già detto, a uno dei monumenti più importanti. Vedete già il primo impatto, quando arriva il turista, cartoni sotto gli alberi per poter dormire sotto l'ombra, secchi della spazzatura rotti, robe buttate a terra, ma questo è abbastanza normale. Considerate che nel primo spazio dove c'hai comunque una bella vista, il fresco eccetera, non ci sono le panchine. Normale che il turista purtroppo si debba arrangiare seduto su un marciapiedino, non è né il primo né l'ultimo, pure più avanti. Se qui venite quando c'è un po' più di ombra, qui è pieno di persone. Io, se dovessi prendere la decisione, la prima cosa spenderei 4 soldi per 2 panchine in una zona bella, in una zona dove ci passa gente e la zona dove solo la gente sta seduta così alla bene e meglio. Tra l'altro qui c'è un'altra parte dove viene usata come discarica. Voi direte, ma come, davanti al Colosseo la discarica? Assolutamente sì, occhio qua quelli che si scivola. Se venite a vedere, nonostante sia chiuso, la mini discarica che c'è sotto al Colosseo,
albero per fare i bisogni, roba per portare la merce che di solito viene venduta. Le cacate, guardate qua che cacate, voi immaginate che per cacare qua c'è una grande necessità. Qui sotto si vede il traffico e tu ti fai una bella cacata, vista traffico, vista monumento e vista Colosseo. Una delle cose più interessanti secondo me qui a Colle Oppio è l'area che è stata creata, rivista, risistemata, dedicata ai giovani. Questo è uno dei veri e propri punti di aggregazione nel centro di Roma, dove c'è lo skate park, i campi di pallavolo, calcetto, basket, tutto controllato, che viene poi chiuso la sera. Considerate che uno dei servizi che è stato aggiunto è anche la sicurezza, cioè una sicurezza che controlla che non venga vandalizzato nulla, perché in passato quest'area era stata vandalizzata, compreso più avanti ci sono gli attrezzi di qualità per poter fare sport all'aperto, e vedete un sacco di ragazzi che vengono da tutte le parti di Roma e non solo, anche dalla provincia, per stare qua tutti insieme. Esempio positivo di aggregazione, multiculturalità e tutto quello che è lo sport e il divertimento. Vedete, un'eccellenza secondo me a Roma questa, in pieno centro. Questa è qualcosa secondo me di impagabile. E stai a 2 passi dalla stazione Termini, nel bene o nel male, perché la stazione Termini c'ha i suoi problemi, ma è anche vero che ti permette di arrivare velocemente qua e velocemente a destinazione perché è ben collegata. Come ti chiami tu? Cristian mi chiamo. Cristian, ho visto che ti stavi allenando qui con grande passione, nonostante il caldo, nonostante la fatica. Com'è sta realtà, cioè di avere un parco al centro di Roma con tutta sta attrezzatura? Ma è fantastico perché comunque ti dà la possibilità di allenarti sempre e comunque, non c'hai bisogno di niente, bastano un po' di bande elastiche, hai fatto. Certo, ma però mi dicevi che le sbarre, queste cose qui sono un po' rotte da L'hanno qualche rotte, tempo. sì, saranno 3 mesi. E non le riparano? No, infatti ho detto prima al custode, gli ho detto di intervenire, ma non si sa. Perché qua c'è un custode tutti i giorni che apre e chiude il parco. Ce ne stanno vari custodi. Poi ho visto c'è la sicurezza, poi un sacco di ragazzi da tutte le parti di Roma e provincia. Secondo me è una cosa fighissima. E te in più qua promuovi lo sport. Ovviamente. Qua il tema del parco è sport e salute. Per mantenere un parco funzionante servono le regole. Qui c'è il regolamento del parco di Colle Oppio, tra l'altro bilingue, perciò se uno arriva qua, è un turista straniero eccetera, scopre pure che deve rispettare le regole. Considerate sempre che questa zona di Colle Oppio è sempre stata problematica perché la notte è sempre stata mal frequentata. Devo ammettere che negli ultimi tempi, col fatto che chiudono di qua, chiudono di là, controllano, ci passano comunque pattuglie eccetera, la zona è migliorata tantissimo. Quello che purtroppo manca e che ho già detto è la manutenzione del verde, della zona, di quelle cose che basterebbe poco, basterebbe affidare la manutenzione del verde di queste aree qua. Adesso banalmente mi affaccio qua, qui ci sono resti della Roma antica mangiati dal verde. Una delle cose più belle che puoi notare in questa zona secondo me è il netto contrasto tra l'area verde, che è qua, la parte dei monumenti, e poi il quartiere vero e proprio, dove trovi palazzi storici, caffè storici, locali, eccetera, ma c'è anche una particolarità. C'è un passaggio molto antico e molto bello da vedere che ti porta da un rione ad un altro semplicemente passando all'interno ed è dedicato solo ai pedoni. Quest'area qui, che è il largo della Polveriera, sancisce proprio il punto di collegamento tra un rione e l'altro. Inizia a vedere quell'architettura, quelle particolarità di Roma, quelle case anche di un certo tipo, cioè voi guardate tutta questa parte di muro eccetera, che attraggono i turisti, ma dove ci abitano ancora i romani veri. Trovate strani scorci come questi con una vecchia tettoia, vecchie strutture, poi a un certo punto ti giri e vedi la maestosità della facoltà di ingegneria a Roma, che comunque ha il suo fascino, sta in centro a Roma, tutta sta cosa qua e la vedi bene. E poi da qui c'è il famoso passaggio che una volta era riservato ai romani che conoscevano le zone, ormai è turistico. C'è talmente battuto che lo fanno tutti i turisti e oltre al fatto che è bello da vedere, perché voi immaginate, sopra ci sono le case, nel mentre ci sono le altre case
Qui è tutto allestito, la sera si illumina, questo è tutto originale, compresi anche i corrimano originali in ferro battuto, i scalini sono originali, infatti si fa piano, e se scendiamo ci accorgeremo che oltre che c'è qualcuno che utilizza la musica eccetera, c'è anche chi ci vive. Tutta la parte di finitura a freschi, qui lo hanno ovviamente risistemato, e qui c'è tutta la parte di muratura originale che negli anni si è poi stratificata e andata avanti. Ciao! E da qui praticamente si arriva nella parte del rione Monti vera e propria e si attraversa via Cavour, che è la via più commerciale e meglio collegata con la stazione Termini. Questa tra l'altro negli anni è stata sempre una location per molti film e molte serie TV. Caratterizzava la vecchia Roma, quella dove c'erano i briganti, il più, eccetera. Un'altra cosa che secondo me non va è questa, in pieno centro a Roma, raccolta degli abiti usati e ci sta, gestita direttamente dall'AMA, questa è la situazione, è piena, è aperta, non se ne possono aggiungere altri e qui diventa semplicemente uno schifo, sia a livello estetico, sia a livello di gestione, perché se poi questi devono andare a qualcuno, devono essere smaltiti in maniera corretta, così non funziona, chiunque li prende, chiunque li butta, chiunque fa casino, e siamo in una delle piazze più belle, che è quella di Piazza San Pietro in Vincoli, qui a Roma. Poi ci sono piccole aree carine, tipo questo parchetto, vista Colosseo, spesso è poco frequentato, ma è il punto più alto, non è tenuto proprio al massimo, però è veramente consigliato secondo me. Certo, potrebbe essere valorizzato di più, sali sopra e vedi veramente tutto. Tutta quella parte lì del parco del Colosseo, frontale e laterale. I migliori selfie col Colosseo i turisti se li vengono a fare qua, perché non c'hai le macchine che ti passano dietro e c'hai la parte proprio più aperta. Adesso speriamo che inizino a sistemare il verde, perché sennò questi crescono talmente tanto che non siete più il Colosseo. Cosa ci manca qua? Un po' di copertura, un po' d'ombra. Non a caso i turisti si sono dovuti infilare tra i cespugli per un po' d'ombra. Qui basterebbe semplicemente mettere delle tettoie che non sono per niente invasive, che non coprono il panorama e che vanno bene. Questo è il ponticello di collegamento che passa da una parte all'altra della strada, è panoramico, è bello, è super frequentato, ma non viene pulito. Allora, tanta inciviltà sicuramente di chi butta le cose qua, perché da una parte e dall'altra c'è solo sporcizia, guardate, bottiglie, cose, gelati, carte e via dicendo. Questa non è la sporcizia di 5 minuti, di 5 giorni, questa è la sporcizia che non viene mai tolta. Adesso al di là dei lucchetti, tutta quest'area qui andrebbe pulita e valorizzata, perché come vedete è frequentata da tantissimi turisti. Perciò l'immagine che poi restituiamo è quella di sporco, e dove c'è anche una sola carta, anche una sola cosa, si sentono tutti legittimati a buttare. Ma la cosa più grave è che a pochi metri ci sono i cestini della spazzatura, cioè non è che dici qua non c'è e io butto, 1, 2 e 3 a vista d'occhio. Dopodiché qui c'hai un'altra area verde, un altro parco, con grande vantaggio che questo è collegato direttamente con la metropolitana di Roma, la linea B, perciò da qui tu ci arrivi. Ah, vedi, è ancora tutto transennato qua, eh? Più passa il tempo e meno lavori fanno. Per fortuna che ora c'è il giubileo e devono sistemare tutto. Questa piazzetta qua è un'area pedonale. Che cosa vuol dire? Qui le macchine non ci devono venire, però il problema qual è? È che anche qua la manutenzione è sempre bassa, e l'errore che secondo me ha fatto il comune è stato
non fare i lavori su uno degli affacci più belli e fotografici che ci sono qui vicino al Colosseo e tenerlo transennato per mesi e mesi. Sopra qui da questa piazzetta pedonale si arriva sia alla metropolitana ma anche sotto, perciò se vuoi accorciare, fa più velocemente, puoi passare qua. Qui è molto carino perché al di là che la manutenzione fa un po' schifo e anche la pulizia, in realtà c'è un percorso, tutta la parte di muratura è stata sistemata e rifatta, come vedete, tutta la parte mosaico, e in particolare sotto ci sono dei mosaici artistici che almeno per il turista hanno un effetto migliore rispetto alle zozzerie varie. Poi ovvio che trovate le toppe ovunque, questa è una toppa, guarda che roba. E qua, ahimè, mi duole dirlo, c'è il famoso fenomeno dei borseggiatori. Questa è una delle fermate più bersagliate, non smetterò mai di dirlo, attenti ai borseggiatori. Ciao. Qui al Colosseo ci sono dei servizi che reputo anche intelligenti, ma sottodimensionati, tipo il distributore dell'acqua dell'Acea, che ha solo 2 erogatori, quello dell'acqua naturale e quello dell'acqua frizzante. Tu che cosa potresti fare? Siccome c'è tanto afflusso di turisti, in questo momento per fortuna poco, doppialo, mettine 2. Anche il discorso lì, c'è una fontana che funziona e tutto quanto, ma non c'è un posto dove sedersi. Questo è un luogo dove la gente si viene a sedere dopo la visita al Colosseo o dopo essere stata in giro per Roma. Qui, nonostante i lavori abbiano sistemato, è sempre una situazione abbandonata. Per farvi capire, sassi che cadono ovunque, cioè non è possibile che in una scalinata ti trovi dei macigni del genere, e qui la gente con gli infradito, le scarpe, le ciabatte eccetera. Tutta quest'area qua è diventata il rifugio dei peccatori, perché come vedete lì dove manca l'erba è perché la gente ci va, e se la gente ci va qualcosa fa. Qui dietro c'è un piccolo universo dove si fanno i bisogni, come dico sempre, e anche dove ci mettono un po' la merce che vendono, specie i venditori abusivi, perché il Colosseo, tra mendicanti, venditori abusivi e le figure più disparate, i turisti si ritrovano sempre a vedere un universo, una situazione che nelle grandi città è comune ma anche poco tollerata. Guarda, vedi, basta vedere in angolo così, carte, cartacce, cassette, bicchieri, sporcizia, tutta st'area qui. Che cosa ci vuole a dare una pulita una volta a sera, una volta al giorno? Su quello che è la fruizione di questa zona, immaginate questo marciapiede, questo è quello che rimane, con tutta la gente che passa e è costretta a camminare pure in mezzo alla strada, e qua te fai i selfie in mezzo al traffico, in mezzo al casino, perché questo è quello che c'è. Considerate che qui in teoria il muro non andrebbe scavalcato perché se finisce di sotto, però siccome nessuno controlla e fa rispettare, il risultato è quello. E qua era dove vi dicevo prima, qua sotto c'è veramente tanta immondizia, guardate che roba. Cioè queste sono le pendici del Colosseo di Colle Oppio. Tutta la spazzatura che sta qui non è solo quella buttata, ma lì c'è un percorso che viene seguito qui tra chi ci dorme, chi ci va a defecare, chi ci va a passare il tempo, chi giustamente approfitta che non si fa manutenzione. Questo è il risultato. Questo è il giusto colpo d'occhio. Immondizia vista Colosseo, zozzeria, erba cresciuta e mai gestita, con piante di tutti i tipi, sempre tutto qua a vista. Oggi ci siamo fatti una passeggiata come fossimo dei turisti, e il turista quello che vede assimila
e io qua davanti al Colosseo con tutte queste belle piante, tutta sta zozzeria sotto, di là il Colle Oppio e tutto il traffico che c'è sta a tutte le ore qua davanti, mi immagino il turista che dice sì, Roma bella, ma fa un po' schifo. E allora la promessa è, speriamo che qualcuno ci ripensi, dice oh, ma forse se diamo una pulita alle piante va meglio, se facciamo raccogliere i rifiuti più spesso va meglio, e se regoliamo sicuramente meglio il traffico va pure questo meglio, perché quando tutto si va a stringere in un solo punto viene fuori uno schifo. Se volete altri video sulle varie zone di Roma e non solo, fatemelo sapere nei commenti. Io da qua vi saluto e guardate che bello il Monnezzone. A scuola gli insegnanti infami non mi capivano i miei problemi.